con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Ed eccoci di nuovo, caro Piero, buonasera, buon pomeriggio, via, buonasera sarà per te, sarà quasi per noi tra qualche ora, per te inizi ora la giornata. Buongiorno, ciao Piero, buongiorno. Sì, più che altro perché per me sono le 9 del mattino, effettivamente sto cominciando ora la giornata. Esatto, noi siamo... Quindi c'è ancora... Voi siete ben avanti oggi. Sì, noi siamo alle 15, qualche minuto più, qualche minuto meno, ma siamo intorno a quell'ora, primo pomeriggio. Invece tu hai fatto appena ora colazione, perché ricordiamo, cari amici, questo è Smart & Healthy e io sono in studio, ma Piero è a casa sua in America, a High Point, in North Carolina, negli Stati Uniti, in North Carolina. Esatto, e questa è la quarta puntata di Smart & Healthy. È già un mese che trasmettiamo, che facciamo una puntata a settimana, e quindi così è. E questo è letteralmente volato, effettivamente. Non ci possiamo lamentare, decisamente. No, assolutamente no. Allora, intanto ricordiamo i riferimenti della radiocentoweb.it per collegarsi al sito. Ora qualcuno mi ha già criticato, però vabbè, siamo in work in progress. Ora sto aggiornando piano piano il sito e quindi ci sono alcune cose vecchie e alcune cose che verranno inserite poi a breve. Quindi insomma, abbiate pazienza, abbiate venia e abbiate pietà. Dateci pietà, esatto. Abbiate pietà, stiamo lavorando per voi, mettiamola così. Tra le altre cose abbiamo ricevuto anche commenti positivi, diciamo che la trasmissione piace, quindi siamo soddisfatti. No, la trasmissione del nostro lavoro. Anzi, non solo. Allora, infatti volevo arrivarci perché il sito lo sto aggiornando piano piano, e che non abbiamo solo la radio come attività, abbiamo mille cose nel mezzo, e quindi non potessi, insomma, avessi la possibilità ci starei un giorno a diritto, ma non posso starci un giorno, quindi devo aggiornarlo un pochino alla volta, ricordandomi quello che ho fatto prima, che sennò poi dice che sai benissimo, meglio di me, visto che ti occupi di informatica e di consulenza informatica. Insomma, non è aggiornare, è ricordarsi dove uno è rimasto, perché sennò poi va ripreso tutto da zero, da capo quasi. E quindi abbiate pietà, ma che poi è quello che succede il 90%. Esatto. E invece insomma il sito c'è, www.radiocentoweb.it, il link per ascoltarci in streaming lo trovate sul canale WhatsApp, sul canale Telegram o anche sulla radio, perché a seconda dei browser abbiamo scoperto che il link streaming funziona e non funziona, ma in modo su l'app di Radio Garden cercate Prato e trovate Radio Centro Web e ci ascoltate da lì. Insomma, in qualche modo ci ascoltano, o sul podcast in differita, diciamo così, su Radio Centro Web Podcast potete trovare tutte le trasmissioni, tutte forse no, ma insomma buona parte delle trasmissioni della radio e tutte quelle di Smart & Healthy. Infatti mi collego al discorso che facevi prima te, che abbiamo avuto dei commenti positivi, non solo gli ascolti puntata dopo puntata sono aumentati, cioè la prima ne abbiamo avuti X e poi piano piano anche questa è la quarta. Ora vedremo cosa verrà fuori, insomma. Le statistiche non mentono. Sì, anche perché esatto, le statistiche non mentono, anche perché oggi puntatone
come ti dicevo prima mentre ci stavamo preparando, avevo in mente un argomento, poi il buon Donald mi ha dato lo spunto ma guarda, per parlare della puntata. Allora ne parlavamo ieri mattina a cortocircuito con Andrea. Tu sai, martedì mattina c'è questa puntata a cortocircuito dalle 10 alle 11 ore italiane, dove parliamo di tutto di più, ma con ilarità, molto, molto, molto soft, molto leggera. Mettiamo anche la musica, non è come questa puntata le smartenetti che parliamo e basta. Dovevo pensare a mettere anche sotto un po' di musica, allora del genere. Senza copyright qui sì, in radio possiamo mettere la musica, no, ma proprio come brano intermezzato, e mettiamo okay. Non di sottofondo, però intermezziamo, ci creiamo delle pause ad hoc. E parlando così, venendo un po' al sito dell'ANSA, al sito di TGCOM24, per capire, per vedere un attimino, poi io trovo anche delle notizie anche sceme, simpatiche, diciamo così, e sì, anche per fare due risate. Vabbè, giustamente, stavamo parlando, guarda, c'era la notizia dei dazi di Donald Trump, e ho detto, guarda, quest'uomo con tutte le notizie ci dà degli spunti per tanti contenuti che noi non abbiamo problemi a creare puntate di qui, non ti dico un anno, da qui all'eternità, direi, perché ma è un personaggio che insomma uno lo può odiare, per carità, ma anche lo stesso Elon Musk è lo stesso, cioè ci creano degli spunti per mille puntate. Cioè, noi vogliamo arrivare a luglio a produrre smartenetti, non abbiamo problemi. Vogliamo arrivare a ottobre? Nemmeno. Vogliamo arrivare a gennaio dell'anno prossimo e noi andiamo avanti, perché questi ci arriviamo tranquillamente. Sì, ma proprio ci danno gli spunti. Spero vada anche avanti, nel senso, cioè sì, a capire. Io dicevo, guarda, Andrea, qui non sembra, ma ci danno delle idee. Sì, che poi noi ci mettiamo a ridere, ci ridiamo sopra, perché conosciamo bene tutti il più vecchio presidente degli Stati Uniti a essere eletto. Esatto, e tra le altre cose ripensiamo un po' anche a quello che si diceva nella prima puntata, del fatto che comunque fosse sul pezzo, e più si va avanti più mi rendo conto che in realtà sul pezzo non c'è, ma minimamente proprio. Sì, allora, cioè, nel senso, diciamola così, l'idea dei dazi di per sé, se lo scopo era quello di rilanciare parte dell'economia interna americana, poteva anche avere un minimo di senso. Cioè, io ti metto delle tasse sulla roba che importi, faccio in modo che te consumatore vada a prendere dalle aziende americane, di modo che perlomeno do un po' il via. Sì, diciamo, idealmente potrebbe anche essere giusto sulla carta. Esatto, molto idealmente, certo, poi sulla carta. Sono neanche economista, quindi neanche economo. Cioè, voglio dire, io ti dico, io posso dirti sì, bella idea, ok, perché così almeno cerco di spingere l'economia interna, però anzi non ce n'è uno solo, c'è solo uno. Però nel senso, e qui si torna poi a tutto quello che è successo in quest'ultimo periodo. Il più grosso però è che te non vivi solo ed esclusivamente dei prodotti interni, ma vivi anche dei prodotti che importi da altre realtà, in questo caso da Canada e Messico. Cioè, lui voleva annettere il Canada, e il Canada che poi è bello, no? Allora, parentesi, così almeno spieghiamo così alla voletta. Allora, Trump esce fuori con la trovata, il Canada, venite a noi canadesi, 51esimo stato degli Stati Uniti. Bene, ci fa. Sì, vabbè, lasciamo stare poi il discorso Groenlandia, vabbè, lascia stare. E 51esimo stato, e poi cosa fai? Dazi, anzi, ci metti che aumenti le tasse sull'importazione dal Canada, e il Canada, non in particolar modo lo stato dell'Ontario, che fa? Annulliamo il contratto con Starlink, vai, internet, che cominciamo a internet possiamo farlo in un'altra maniera.
quindi perché ho citato Elon Musk, Starlink è del gruppo di Elon Musk, sì. Però internet, diciamo, vabbè, non ce ne facciamo niente dei satelliti di Starlink, andiamo con la buona vecchia fibra. Il vecchio cavo funziona sempre. E questo è uno. Secondariamente il buon vecchio Trudeau gli ha detto: sai che te mi metti le tariffe? Bene, io comincio a metterti le tariffe del 25% su tutto ciò che importi dal Canada agli Stati Uniti, e vediamo come va a finire. Cioè, giustamente poi fondamentalmente perché poi era solo Trump che pensava che gli altri non reagissero. No, infatti, cioè sostanzialmente voglio dire, non è che sì, in effetti è stata una mossa non intelligente, cioè noi ci viene da ridere, però ci viene da ridere, ma abbastanza tragica, molto tragica, ma molto tragica, non tanto per l'attuazione, perché alla fine se qualcun altro avesse attuato una cosa del genere magari sarebbe stata anche considerata una mossa intelligente. A parte come la espone lui, che sembra un personaggio, una macchietta. Trump è ormai diventato una macchietta, ma sì, dai, però insomma, noi siamo qui a ragionare. È chiaro che dietro, insomma, è facilmente intuibile che dietro a tutti questi ragionamenti molto semplicistici ci sia tutta una filiera economica ben molto più articolata e molto più complicata, quindi insomma per Trump la fa facile, però molto più complicato di quello che uno pensa. Ma che poi è bello che sentivo stamattina prima di avviare il nostro collegamento, non so se in Italia è già venuto fuori il discorso che comunque le tariffe per il momento sono state posticipate di un mese sia dalla parte messicana che da quella canadese, e sostanzialmente gli accordi che sono stati fatti tra l'amministrazione americana e quella canadese sono cose che quantomeno dal lato canadese stavano già implementando. Sì, vabbè. Quindi sostanzialmente hanno ottenuto la proroga delle tariffe con un qualcosa che in realtà non è che gli hanno concesso ora, ma che hanno cominciato ad implementare ancora da quando c'era Biden. Sì. Quindi insomma, è arrivato ha scoperto l'acqua calda. Sostanzialmente sì, l'hanno preso anche. Sì, l'hanno preso in giro, ma è chiaro, ma è normale, cioè uno che ti fa dei discorsi così è il segreto di Pulcinella, cioè lo sapevano tutti tranne lui. Esatto. Forse, non lo so. Esatto. Non lo so. Sì, no, vabbè, da una parte, e poi c'è anche un altro discorso da fare, che il Canada, benché possa sembrare una nazione fatta solo di neve e ghiaccio, dove a Toronto ci sia mezza città anche fatta sottoterra per il discorso del freddo e tutto, o a Ottawa, no? Cioè, non credo sia neanche Ottawa, Toronto di sicuro, ma mi sembra Ottawa anche Montreal. Sì, Montreal, sicuramente Montreal, che era la parte sotterranea, perché l'inverno fa molto molto freddo, e quindi uno pensa al Canada, ci sia la neve, il ghiaccio, pensa alle gare con le slitte dei cani, alla corsa all'oro. Il Canada è un paese molto molto intelligente dal punto di vista anche gestione finanziario, gestione tutto. Decisamente. E quindi insomma non gliele manda a dire. Infatti Trudeau, che non so quando ci saranno le elezioni in Canada per il primo ministro, però penso a breve, non gli manca molto per la fine del termine. Però Trudeau, che è ancora in carica, non gliene ha mandate a dire. Fatto contrario invece il Messico, che comunque è un paese sì del Nord America, ma è mezzo considerato del Sud America, Centro America, ma è più Sud America, e la situazione economica è anzi all'opposto del Canada. È all'opposto del Canada, ma almeno per quello che dà a vedere l'attuale presidente messicana, sembra che comunque sia una persona molto mirata, molto intelligente, molto anche
diciamo che ha voglia di cambiare le cose, almeno apparentemente. Poi quello ottimo dal punto di vista anche di rapporti internazionali. Ma sì, ma lì da te come l'hanno presa? Non so se hai parlato con qualcuno, hai letto qualcosa, insomma, ma sul fatto che Google Maps abbia cambiato Golfo del Messico in Golfo d'America? Diciamo che non hanno reagito potenzialmente. Cioè, non gli è piaciuto, perché tutti studiano geografia. Non è piaciuta. Allora, Google Maps in Europa, qui in Europa non l'ha fatto, ha lasciato Golfo del Messico per ora. Però, insomma, dai. Cioè, studi da una vita. Anche quella abbastanza clamorosa. Studi da una vita che è il Golfo del Messico e arriva Trump e dice no, chiamiamolo Golfo America, che poi è uguale, cioè è anche dal punto di vista semantico potrebbe anche andare bene. Se consideri allora aspetta, specifichiamo, potrebbe andare bene se consideri America continente, allora ci sto, perché nella realtà dei fatti è una parte del continente americano. Ma se consideri America come Stati Uniti no, ma infatti è un furbone da quel punto di vista, perché non ti ha detto il Golfo degli Stati Uniti, ma ti ha detto il Golfo d'America. È un furbone, esatto. È un furbone da quel esatto. È un ignaro, ignaramente. No, decisamente. E ti ha detto, quello chiamiamo Golfo d'America, poi magari lui pensava Golfo d'America come Stati Uniti, però è è ambivalente, quindi America diciamo molto esatto, America è anche il continente, quindi anche perché tra la Florida, tra il Messico e Cuba, che comunque fanno parte del continente americano, quindi te la può rivendere anche così, sì. Volendo, tendenzialmente sì, volendo te la puoi rivendere anche così. Diciamo che secondo me lui intende il Golfo degli Stati Uniti d'America e a quel punto lì ovviamente non può permettersi di fare una cosa del genere, cioè è allucinante pensare che faccia una cosa del genere e che la passi liscia sostanzialmente, però diciamo che non è piaciuta assolutamente come cosa. Siamo arrivati in fondo a questo, al fondo siamo alla prima pausa. Detto questo, torniamo tra poco perché di già e a parlare noi ci divertiamo e quindi passa il tempo veloce, anche se abbiamo qualche interferenza, ma poco male. Ricolleghiamo Starlink e torniamo tra pochissimo, anzi ricolleghiamo il satellite di Radio Centro Web e torniamo subito. Vai, a tra poco. Eccoci rientrati. In questo mercoledì 5 febbraio, perché siamo ancora un po'. Allora, hai presente, caro Piero, tu che sei negli Stati Uniti, è solo un discorso di fuso orario, però quando cambia l'anno, no? Che a volte da dicembre a gennaio te sei sempre a scrivere 2024 invece 2025. Ecco, io sono nella fase che ancora per me è ancora gennaio, non ho ancora epurato il gennaio. Non abbiamo ancora realizzato che è passato il primo mese dell'anno, che è già febbraio. Forse, sì, esatto, quindi c'è questo dilemma. Quindi detto tra noi, come dicevamo prima, ci sono tutte queste problematiche di DAZ, ma avevo lanciato un argomento a cortocircuito, avevo trovato un argomento che cercando, quando il martedì mattina noi, cioè ieri in questo caso, andiamo in onda io e Andrea, tiriamo fuori le notizie e qualche notizia viene dall'estero e c'era questa notizia che ti avevo condiviso, no? Di questa signora che va a rinnovare la patente nel Maryland, se non mi ricordo male, nel Maryland, negli Stati Uniti, quindi nella confederazione di stati dove vivi tu, più o meno sì. No, nella confederazione di stati, perché se dico nello stato no, perché te mi puntualizzi, io abito nel North Carolina e questo è nel Maryland. Siamo vicini al Maryland, non è distantissimo, anche abbastanza vicini, cioè poi dipende, perché le distanze che hai acquisito tu mentalmente sono diverse da quelle che abbiamo noi.
È un po' come se vivi a Roma o a Milano e poi uno si trasferisce poi a Firenze o viceversa. Sì, la concezione delle distanze cambia tantissimo. Ma questa signora, torniamo a questa signora, residente del Maryland, insomma è andata a rinnovare la patente, ma gli hanno detto: guardi signora, ma lei è morta. Un errore di battitura. Sì, abbastanza tragica. Esatto. Tragicomica, diciamo così. Un errore di battitura. Questa è notizia, l'ho presa da today.it, tanto per citare le fonti, se non c'è la data, vabbè, un errore di battitura l'ha resa defunta per tutto il paese, mentre invece era davanti diciamo quantomeno viva, esatto. Davanti all'impiegato, insomma, anche se uno si basasse solo sull'evidenza dei fatti, insomma. La protagonista, a suo malgrado, di questa assurda vicenda è Nicole Paulino, una madre di 3 figli del Maryland, negli Stati Uniti, che per puro caso ha scoperto di essere morta per lo Stato. Quindi dicevo, ma in questi casi, ora noi continuo anche a leggere la notizia, ma in questi casi, ti danno per morto, no? È vero che ti annullano tutti i diritti, ma anche i doveri a quel punto. È quello che stavo chiedendo anch'io quando ho letto la notizia, perché effettivamente sarebbe interessante capire se a livello di dovere, quindi il pagamento delle tasse e quant'altro, questa signora sia stata poi esentata a quel punto. Anche perché sì. No, sarebbe curioso capirlo. Allora, c'è da fare una distinzione, perché qui negli Stati Uniti ci sono le tasse dello Stato dove vivi e le tasse federali, quelle che sono quelle generali. Un po' come in Italia c'è quelle qualcosa non regionale e quelle statali, però esatto, per esempio la bonifica qui in Toscana dei fiumi è regionale, una tassa regionale, e poi c'è le tasse nazionali classiche. Bisognerebbe scoprire cosa succede. Sarebbe interessante in questi casi. Allora, come ha raccontato la donna all'NBC Washington, l'errore è venuto a galla quando è andata a rinnovare la patente nello scorso novembre, quindi novembre 2024. Una volta arrivata alla motorizzazione, il funzionario ha messo i dati nel computer. Signora, ma lei è morta, lei è deceduta. Sembra che sia morta, ha spiegato Nicole. All'inizio mi sono spaventata un po', oltre a sorprendermi perché sono viva. Perché ti spaventi? Quantomeno, insomma. Sono qui. Dopo l'assurda scoperta, la donna ha sporto denuncia. Un rappresentante della Social Security Administration l'ha poi contattata, spiegando che l'errore era stato commesso da un'agenzia di pompe funebri. Quindi lo FISA. Geniali. Il decesso di un'altra donna, quindi un'altra donna è morta. Probabilmente un'omonima, purtroppo. No, praticamente era stato registrato è come se muore il signor Pinco Pallino, ok? E c'ha il codice il numero di previdenza sociale negli Stati Uniti, che è il nostro in Italia codice fiscale. Invece di registrare il codice fiscale, un po' di più del codice fiscale, però sì. Infatti la notizia era per capire la differenza. Invece di registrare nel codice fiscale il Pinco Pallino, viene registrato il mio e il tuo. Quindi, a parte che a livello, infatti la domanda è: come può succedere una cosa del genere se infatti con il codice fiscale non può succedere? Ti spiego anche una parentesi, un parallelo. Come tu ben sai, collaboro con la Federazione Atletica Italiana a livello regionale, una società di atletica, e quando andiamo a fare i tesseramenti dei ragazzi, degli atleti in generale, o anche dei dirigenti, uno mette nome e cognome, dati anagrafici e chiede il codice fiscale. Però può succedere che l'interessato o l'interessata non comunichino il codice fiscale, quindi uno se lo deve calcolare, o, come succede in tanti casi, il sistema di tesseramento cosa fa?
ti dice guarda non hai inserito il codice fiscale, uno va a effettuare la registrazione e ti dice guarda non hai inserito il codice fiscale calcolato è questo va e ti dà il codice fiscale da poter copiare e inserire. Tu puoi anche sbagliare il codice fiscale perché magari lo scrivi male di fretta e lui ti dice guarda no, il codice fiscale è sbagliato, perché in Italia il codice fiscale è calcolato su codici alfanumerici e che devono corrispondere a data di nascita, mese e giorno, e anche non le ultime, è l'ultima lettera che è una sorta di somma delle altre, sì, e le altre tre, esatto, e le altre tre, per esempio il comune di Firenze c'è il D612 che è il codice catastale. Sì, esatto, il codice catastale. Esatto. E infatti io non sono nato a Firenze, quindi ne ho un altro che per privacy non comunico, però è un altro. Giustamente. Però a parte le battute, però come viene calcolato il codice, il numero di previdenza sociale allora a quel punto? Perché se io posso mettere il numero di previdenza sociale di un'altra persona e il sistema informatico, perché immagino che non vadano più a cartaceo, magari questo errore sarebbe potuto venire fuori con la gestione solo cartacea, quindi 50 anni fa, 60 anni fa. Ma come può succedere secondo te, o se sai Allora, non so come possa essere successo, mi posso immaginare però, perché negli Stati Uniti il numero di previdenza sociale è solo ed esclusivamente numerico, intanto. Sì, prima esatto. cosa. E tendenzialmente vengono comunicate a chi lo chiede, a meno che non sia un ente governativo ben specifico, solo le ultime 4 cifre per motivi di privacy, motivi di scam che purtroppo sono già successi e quant'altro. Posso immaginare che nel momento in cui la persona che è deceduta, che i parenti della persona deceduta hanno comunicato il codice di previdenza sociale a chi di competenza, questa persona che l'ha inserito ha semplicemente invertito una delle cifre. Potrebbe tranquillamente essere da quel punto di vista. Ah, ho capito. Cioè, essendo solo una cifra numerica e non avendo dei codici che tra virgolette ti permettono una verifica come invece succede in Italia, un controllo automatico, sì. Un controllo automatico ci può stare che sia successa una cosa del genere. Ma il codice di previdenza sociale in America come viene calcolato? Allora, da quello che so sono 9 cifre numeriche, ti vengono assegnate, teoricamente dovrebbe essere univoco, sì. Dice appunto per quello. Teoricamente non ho esattamente la conoscenza sul come venga calcolato, cioè non è come in Italia che per esempio hai le 3 lettere del nome e le 3 lettere del cognome e il codice catastale, come dicete alla fine. È facile, è un codice diverso sostanzialmente, completamente. È facile decisamente. Sì. È facile intuire, anche se poi ora diamo la linea alla regia un'altra volta. È facile intuire che la diversità del calcolo è sostanziale, perché c'è in America ci sono intanto solo numeri e sono solo 9, mentre per l'Italia sono 12 e alfanumerici, quindi abbiamo lettere e numeri. Il calcolo sia diverso, sia comunque sostanzialmente diverso. Sì. Va capito, infatti stavo guardando mentre lo stavi raccontando, il Social Security Number, che serve a molte cose, quindi anche aprire un conto bancario. Sì, sostanzialmente sì. Tra le altre cose, rispetto al codice fiscale italiano, negli Stati Uniti te sei identificato per qualsiasi cosa dal Social Security Number, sia dal pagamento delle tasse che, come dicevi adesso te, per esempio per aprire un conto bancario, per aprire una qualsiasi utenza,
ti chiedono le ultime 4 cifre paradossalmente anche quando vai a comprare una macchina, quando fai un mutuo in banca, è legato veramente a tutto. Anche essere assunto legalmente. Sì, esatto. Quindi esatto. Parte del tuo permesso di lavoro va a finire sul Social Security Number. Quindi sei schedato, quindi per tutti coloro, sì. Ma a parte anche sul codice fiscale, perché la sanità viaggia sul codice fiscale. Per tutti coloro che dicono ma i dati nostri su internet è come se fossero schedati, siamo già schedati, ragazzi. Sì, non ci giriamo intorno, siamo già schedati per altri motivi. Bene, noi rientriamo tra poco perché è l'ora del radiogiornale e niente, caro Piero, a tra pochissimo. A tra poco, ciao. Bene, quindi ricapitolando, questa signora è andata a fare le rinnove la patente. Ti vai a rinnovare la patente, dai, guarda, il codice fiscale. A parte, bisognerebbe capire anche come funziona il rinnovo della patente, perché si suppone che tu ce l'abbia già la patente se la rinnovi. Beh, se no come lì? Non è del tutto esatto. Come lì? Cioè, se c'hai esatto. Non è del tutto esatto perché è diverso rispetto all'Italia anche qui. Perché mentre in Italia abbiamo una patente che è valida per tutta la nazione. Sì, no, quindi se però tu vai, aspetta. Non è che se te per esempio per far finire. Ok. Se te per esempio ti trasferisci dalla Toscana a che ne so, alla Liguria. Sì, ti vale sempre, sì. Devi andare a fare, ti vale sempre comunque e qualsiasi ufficio del statale, qualsiasi ufficio regionale in quel caso, te la può rinnovare e continua in automatico la tua patente. Negli Stati Uniti spesso in base allo stato dove sei può darsi che tu la debba proprio cambiare e rifare. Però allora ecco perché ti dicevo sì, va bene, ci sta perché vabbè, questo discorso vale un po' per tutta Europa, perché nella comunità europea la patente che hai in Italia vale in tutti gli stati membri. Esempio, io avevo un collega, ma questo si parla di 13 anni fa, un collega al lavoro quando studiavo e lavoravo nel ristorante, brasiliano, cameriere brasiliano, che voleva prendere la patente, che aveva necessità di prendere la patente qui in Europa perché aveva quella brasiliana che non gli valeva e niente, quindi lui si era messo a fare scuola guida, a fare le lezioni e tutto e non riusciva a prenderla. Ma parlava abbastanza bene l'italiano, quindi non è che fosse un problema di differenza linguistica, però non riusciva a prenderla, lo bocciavano 2 o 3 volte, l'hanno bocciato. E allora ha detto sai cosa? Vado in Portogallo, perché come tu ben sai e come sanno i nostri ascoltatori che sono edotti di scienza neopolitica linguistica, politica linguistica geografica, in Portogallo si parla, in Brasile si parla il portoghese come in Portogallo. Quindi io vado in Portogallo e andò in Portogallo una settimana, un paio di settimane, il tempo necessario, prese la patente e tornò. E gli valeva la patente portoghese, gli valeva anche per l'Italia, perché il Portogallo è uno stato membro della comunità europea e non hai necessità. Sì, però poi quando devi rinnovarla devi in quel caso andare in Portogallo. Sì, in quel caso lì sì. Dobbiamo tornare in Italia. In quel caso lì sì. La grossa differenza che c'è fra l'Italia e gli Stati Uniti in questo caso è che mentre, come dicevo prima, nelle regioni italiane, in qualsiasi regione tu vada a vivere, la tua patente è valida, negli Stati americani non è così. Sì, stato dove vai, legge che valida finché stato dove vai, legge che trovi, patente che devi rifare una volta che ti scade la tua. Quindi sostanzialmente se questa poveretta si è trovata a muoversi da uno stato all'altro per una qualsiasi ragione e nella necessità di dover rinnovare la propria patente, ovviamente poi... Sì, ma l'unica cosa è che leggendo la notizia, continuando a leggere la notizia, no, mentre... allora sì, le ore come dicevamo prima dell'agenzia dei pompe funebri, il decesso di un'altra donna era stato infatti registrato nel numero di previdenza sociale della signora Paolino e non della persona
effettivamente deceduta. In questo modo, per tutti i database dello Stato, Nicole era passata a miglior vita. Un errore non da poco, come dicevamo prima, perché infatti lei dice: questa storia mi ha rovinato la vita, essendo stata dichiarata morta non ho più diritto all'assistenza medica. Ho capito, ma ora, premesso che uno stia bene per molto tempo, ma visto che hai necessità di magari non ha avuto mai neanche un mal di testa, non lo so, non ha mai avuto la necessità di comunicare il numero di previdenza sociale, da dire: oh, infatti senza me. Ma io ti dico, se siamo qua da 5 anni sostanzialmente. Il medico non ti ha mai visto, d'accordo. Il medico, no, allora non è che non l'ho mai visto, l'ho visto per gli esami standard, che a quel punto non ti richiedono il numero di previdenza sociale, perché sono inclusi nell'assicurazione medica che abbiamo. Ok. Che anche qui potremmo tirare fuori anche qui 3 puntate solo per questo. Esatto. Però a parte quello, a parte gli esami medici standard, non avendo mai la necessità di dover aver fatto nient'altro, mi posso immaginare che anche a lei sia successa più o meno la stessa cosa. Certo. Mi immagino. Spero. Sì, noi stiamo andando molto. Sono tutte ipotesi a questo punto. Sì, stiamo andando per il ragionamento logico, per quanto possa essere logico. Ma è una storia assurda, perché, insomma, no, ma non te ne accorgi che non hai più l'assistenza. L'hai perso. Cioè, non te ne accorgi. Non te ne accorgi perché allora l'unico modo in cui te ne puoi realmente se ne hai necessità è se ne hai necessità, diciamo che sì, non c'è altro verso. Poi tendenzialmente, dando le ultime 4 cifre, a quel punto te ne dovresti rendere conto, perché quelle sono univoche. Sì, no, beh, certo. Sì. Non c'è altro. Sì, non c'è altro. Ma Trump, visto che ne parlavamo all'inizio puntata, ma Trump ha detto qualcosa in merito a sanità, è andato sul pulpito e ha detto: io leverò tutte le assicurazioni, tutta la sanità gratis. Ha già cominciato a togliere dei benefici. Dei benefici della parte statale. Ha già cominciato ad andare a toccare Medicaid e compagnia bella, che è quella messa da anche lì alla gente quella messa da Obama, giusto? Che è quella messa da Obama, esatto. Anche lì non ha avuto minimamente consenso da parte della popolazione. Diciamo che se va a toccare determinate cose potrebbe diventare un problema molto grosso. Per lui o per tutti? Poi anche qui per tutti, per tutti per un verso, per lui perché si ribellano e se lo trova per strada. Esatto. Introduciamo un po' il discorso, poi se, come dicevi giustamente te, se ne parlerà. Sì, abbiamo tempo. Perché sennò poi diventa troppo complicato parlarne meno di un quarto d'ora. Però purtroppo qui negli Stati Uniti, se non hai un'assicurazione medica che ti copre quantomeno parzialmente, perché in realtà poi non copre tutto, ma copre quantomeno parzialmente le spese mediche, rischi di indebitarti seriamente per poterti pagare qualsiasi tipo di trattamento, anche quelli più semplici. Certo. Per cui ti faccio un esempio scemo, ho fatto la colonoscopia data l'età. Certo, vabbè. E sostanzialmente quello che abbiamo dovuto pagare al di fuori di quello che copriva l'assicurazione, diciamo che non è stata una cifra bassa. Certo, sì, così. Poi essendo tutto privato è tutto
tutto maggiorato come costo, ma questo lo possiamo capire anche, lo possiamo intuire e verificare anche qua in Italia quando uno va a farsi una visita da uno specialista privato. Non è come pagare il ticket, ma che poi rispetto non voglio tanto fare un paragone di cifre tra Stati Uniti e Italia, ma è per capire il metro di paragone, cioè è di più in privato, è di più, lì è privato a prescindere, quindi è di più. Non so se mi sono spiegato, ma insomma, se una visita da un ortopedico qui a Firenze, che poi dipende da città a città, costa 150 euro, ok? Magari una visita da un ortopedico negli Stati Uniti dipende anche lì da stato a stato, immagino, perché ogni stato poi si farà i suoi listini, anche perché se vai nel Wyoming dove non c'è niente è un costo, vai a New York dove c'è tutto un altro costo, paghi 500 euro per una visita, però è privato, quindi paghi comunque di più rispetto alla visita dallo specialista a livello statale, a livello parastatale, pagando il ticket. Come ora non c'è il ticket in America, sì, ci sarà il ticket anche in America, ma la qualità poi è bassissima. No. Diciamo che negli Stati Uniti ci sono alcune cliniche che ti permettono di farti visitare quasi gratuitamente, non del tutto gratuito. Ok. E fondamentalmente sono quelle che poi vengono utilizzate ovviamente dalla parte della popolazione più bisognosa. Certo, sì, quelli meno abbienti, diciamo. Meno abbienti, per forza di cose, perché sennò chi può permettersi trattamenti effettivi va in un ospedale normale. No, certo. Con l'assicurazione, sì. Con l'assicurazione e quant'altro. Ma aspetta, c'era. Sì, ma tu allora, che poi parlando di sanità, anche se poi abbiamo poco tempo, abbiamo 5 minuti scarsi ancora, quanta differenza, perché poi è vero che quando uno crea un documentario, un film documentario, punta anche all'eclatante, no? Perché punta a essere eclatante. Sì. Ma intanto che ti cito il regista autore Michael Moore. Michael Moore, che tutti conosciamo, più o meno. Ma quanto, non so se l'hai visto, io lo vidi e mi fece anche se non ha citato l'Italia, ma ha fatto gli esempi del paragone con la Francia, dove la sanità è molto più allora mi è venuto ora in mente un flash, è molto più open source, hanno un paragone con l'informatica. In Francia è molto più accessibile, ok, rispetto manca all'Italia stessa, perché anche in Italia noi siamo fortunati, molto fortunati ancora per ora. Io per esperienza diretta ho avuto a che fare con la sanità francese e devo ammettere che mi sono trovato nettamente meglio rispetto all'Italia per quello che ero andato a fare e pur essendo stato in una clinica semi privata devo ammettere che non ho avuto assolutamente nessun problema né tanto meno Sì. E quindi la domanda è, anche se poi l'analizzeremo con comodo, ci avremo tempo, avremo molte puntate, ma tu, intanto ti chiedo se l'hai visto, che è il documentario è Sicko di Michael Moore, che praticamente è del 2007, quindi però abbastanza vecchietto. 14 anni fa, ed fu presentato al fuori concorso al 60° Festival di Cannes. Il documentario dove lui poi analizza la situazione sanitaria in America. Insomma, intanto invito i nostri ascoltatori a ritrovarlo, a ricercarlo, è molto interessante.
ed è la domanda che ti lascio anche per la prossima volta, per le prossime volte: quanto è distante la sanità oggi in America, negli Stati Uniti, rispetto a quello di cui parla poi Michael Moore, che poi vedo, ma Michael Moore parla ha intervistato uno che si era tagliato accidentalmente le dita di una mano e fa: quale dita hai potuto riattaccare? 2 su 3 mi sembra, ora vado a memoria perché non me lo potevo permettere. Andò in Francia, guarda, mi sono portato via il pollice. Che hanno fatto? L'hanno messo nel ghiaccio e me l'hanno riattaccato. Quanto hai speso? Niente. ed era stranito. Ora non so quanto poi andrebbe rivisto, perché insomma anch'io l'ho visto nel 2007, poi non ho avuto modo più di rivederlo, ma sarebbe interessante rivederlo, senza poi scendere poi, anche perché in questo non fa rispetto ad altri che magari ha tirato fuori dei complottismi, in questo non fa complottismi, però insomma la verità è questa: negli Stati Uniti è 90%, 80% è privato e il 20% è pubblico. Fai anche 95% è privato, 5% privato, 5% e il pubblico, e la qualità del pubblico è molto bassa. Allora, molto bassa, è bassa di sicuro, il privato, come si diceva prima, è nettamente meglio. Il problema del privato è che purtroppo è veramente molto caro, anche per le cose più cretine, tra virgolette, paghi delle cifre che sono 2 o 3 volte quelle che paghi in Italia, più che tranquillamente. Tanto per rimanere in tema, esatto. Sì. Quindi alla fine non è così semplice per la persona comune, a meno che non guadagni bene, avere accesso a tutte le possibilità di curarsi e di poter pensare effettivamente alla propria salute come si potrebbe fare in Europa. Anche perché è anche il motivo per cui tanti americani cercano di venire comunque in Europa anche a vivere, passata soprattutto una certa età. Certo, perché sanno che dopo, che poi c'è il discorso assicurativo, intanto la cifra annuale dell'assicurazione deve essere uno sproposito, immagino, a seconda di quello che paghi. Allora, quando siamo arrivati qua mi aspettavo molto peggio, sinceramente. Okay. Da questo punto di vista qui sono rimasto tra virgolette piacevolmente sorpreso, perché hai speso meno di quello che pensavi. Però non è che diciamo se abbiamo speso meno rispetto a quello che pensavamo inizialmente, però comunque è una cifra abbastanza alta sì diciamo, per gli stipendi. Sì, infatti no, ma un altro tema, infatti molti film che poi uno ora tu ci vivi, quindi lo puoi toccare con mano, però in molti film viene fatto l'esempio: non mi posso permettere questa operazione, allora faccio in modo di avere gli incidenti, perché non so, vabbè, è vero. Faccio in modo di avere gli incidenti perché l'assicurazione poi mi paga le cure di quello e di quell'altro, e così è anche per il discorso studi, cioè infatti è per quello che lo sport aiuta molto, perché se sei bravo nello sport hai una borsa di studio che ti permette di pagare gli studi, se no o hai genitori che hanno iniziato prima che tu nascessi a mettere i soldi da parte, molto prima che tu nascessi a mettere i soldi da parte, perché gli studi in America sono molto costosi. Sì, c'è anche da dire una cosa, però, che le università negli Stati Uniti sono anche potenzialmente degli hotel a 5 stelle. Tutte le università? Te quando vai, buona parte, anche qui dove vivo abbiamo 2 università che non sono tra le più rinomate, anzi 3, che non sono comunque tra le più rinomate negli Stati Uniti, però alla fine sono comunque come dei piccoli villaggi. Sì, sono campus che vengono, sono campus seri e quant'altro. Spesso e volentieri in Italia le università sono in un palazzo, fine, rizzati. Sì, no.
No, non volevo paragonare l'università italiana, anche perché poi da città a città cambia, è un macello. Però ci sono magari negli Stati Uniti università molto rinomate e università meno rinomate che possono costare meno, insomma, a seconda del prestigio. Sì, quello sì, però sono comunque anche per quelle meno rinomate sono comunque molto ben tenute, ecco. Sì, no, certo. Per quanto possano costare meno, però diciamo, i soldi che vengono dati e che vengono poi donati anche dagli ex alunni e quant'altro vengono utilizzati per mantenerle seriamente, ecco. Certo, certamente. Bene, allora, caro Piero, noi il tempo vola quando ci si diverte e noi siamo arrivati in fondo. Esatto. Siamo arrivati in fondo a questa puntata. Anche oggi siamo arrivati in fondo alla puntata molto interessante di Smart Healthy e niente, quindi mi dispiace interrompere. Diciamo che abbiamo aperto un po' di cose che verranno sì. approfondite successivamente. Anche perché abbiamo lasciato in sospeso il discorso anche cibo, quindi insomma ma alla fine ritorniamo nell'ambito di quello che abbiamo detto oggi, perché poi un'altra conseguenza delle possibili tassazioni potrebbe essere anche il come diventare indipendenti da quel punto di vista. Potrebbe essere anche questo un argomento, un filone di argomenti da poter trattare e voler trattare. Esatto. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. È stato un piacere. Dovremo fare come certe volte con cortocircuito. Anche per me, lo sai. Potremmo fare 3 ore di trasmissione così a diritto, senza. No, vediamo se. Esatto. Tanto basta un po' d'acqua. Ci si può anche organizzare per quello, nel senso. Sì, una volta faremo no, non come sai, c'è stato fino a lunedì sera il calciomercato, stavo ascoltando un po' così e hanno fatto 12 ore di diretta delle radio. Sì, si sono interscambiati, cioè hanno parlato. Ogni 2 ore si cambiavano, ogni ora cambiava almeno uno dei due, poi si scambiavano. Quindi, però noi potremmo fare 12 ore di calciomercato, mi sembra abbastanza assurdo. Ma sai, è un argomento che ha tenuto banco, che poi vabbè. L'argomento che interessa, da cosa uno segue, da cosa uno ascolta, a tutti. No, vabbè, però alla fine. Diciamo che ora il calcio è sempre stato uno degli argomenti principali in Italia, quindi sostanzialmente sì. Mi posso immaginare che sia una cosa che interessa decisamente tante persone. No, però serve, ora abbiamo appena cominciato e come si stava dicendo anche all'inizio ci saranno tanti filoni che verranno trattati. Sì, certamente. Avremo modo di divertirci. Vedi, anche la connessione ci dice di chiudere perché la Skype mi ha bloccato Piero. Quindi io saluto Piero sperando mi possa sentire e rispondere in qualche modo, possa sentire. E quindi io vi rimando alla prossima puntata. A parte eccoci. No, stavo dando i saluti perché ti eri bloccato anche la connessione, ci ha detto ragazzi chiudete. E bello, ti sei bloccato di nuovo. Sì. Esatto, quindi io do i saluti, anche se poi Piero mi rimane bloccato, ma almeno chiudiamo la trasmissione, sennò qui non finiamo più. E allora intanto vi rimando tutti i collegamenti www.radiocentroweb.it, l'account Instagram, anzi mettete like alla nuova locandina della trasmissione. Esatto, giusto, ce ne eravamo dimenticati. Capito, quindi dovete mettere like su Instagram a Radio Centro Web Official o anche su Facebook, perché tanto c'è anche la pagina di Facebook. E nulla, noi torniamo mercoledì prossimo, che è mercoledì 12,
mercoledì 12 febbraio. Mercoledì 12 febbraio. E niente, quindi cari amici, è stato un piacere e alla prossima. Caro Piero, grazie ancora di essere a bordo di questa nave Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame, anche se poi parliamo di attualità senza fare la fame. Ma senza fare la fame, ma noi non facciamo la fame, noi si mangia. Ciao. No, assolutamente, anzi. Ciao.